Però per fartela breve, ho sempre dipinto, sempre acquarello. Non c'è un errore mentre dipingi con l'acqua. Ci sono solo meraviglie. Ho iniziato a dipingere per compensare e risolvere per una bambina o adolescente che ero i problemi che ci sono stati. Pensa a una famiglia immigrata in Germania, parlo degli anni 60. Discriminazione già allora. Eravamo italiani in un paese tedesco. Per me era il mio luogo protetto per la mia anima, perché dipingendo ho fatto l'introspezione e tutti i problemi che mi circondavano li ho presi dentro di me e li ho risolti sulla carta. Se li risolvevo sulla carta, poi nella realtà ero più forte. Per me il connubio di una nazione e un'altra è un ottimo vantaggio. Ho preso il migliore delle due culture, però arrivarci è stato un cammino non facile. La prima forte impressione dell'acquarello l'ho avuta quando ho fatto un viaggio in Svezia. Ho lavorato tantissimo per l'IKEA e viaggiavo un fine settimana sì, un fine settimana no. Io andavo a vedere i musei e la casa di Hans Christian Andersen. Sopra il soggetto c'era questa mega fusione. Quello mi ha folgorato. Ho detto, quello lo voglio fare anch'io. Così. Quando ho aperto IKEA Italia a Monza mi mancavano i bei paesaggi, perché Milano, palazzina, palazzina, palazzina. Come tutti i milanesi allora venivo il fine settimana qua, vedevo queste meraviglie e poi dovevo tornare a Monza. Mi sono innamorata del posto, ho costruito la mia vita qui, sto qua adesso. I paesaggi qui sono mozzafiato, i colori sono quelli che rispecchiano i miei quadri, tutte le sfaccettature dei blu, i turchesi, 509. Nel 2004 ho avuto una diagnosi un po' brutta e all'IKEA ho dato le dimissioni. Era una decisione tremenda, perché ho detto, adesso della mia vita cosa voglio fare? Voglio fare acquarello, ma va? Sì, allora lo faccio, mi sono buttata e ho iniziato a fare delle lezioni di gruppo. E avevo un gruppo a Brescia, mi diceva sempre, ma l'olio è tanto quotato, l'acquarello non vale niente, l'acquarello è sempre visto come fratello povero, perché loro dipingono con l'olio. Ma scusate, noi dipingiamo con l'acqua, l'olio è un medium fisso, l'acqua è un medium liquido che si muove. È molto più difficile, quindi non vedo perché un acquarello non debba avere lo stesso valore di un dipinto ad olio. E ho detto, sapete cosa? Da adesso il gruppo si chiama Dipingere con l'acqua. Siamo in tanti, siamo quasi 20.000. Nel gruppo può esporre chiunque, ma solo acquarello, quindi sono accettati tutti, sia chi è principiante, chi è medio, chi è più avanzato. Facciamo un concorso di pittura ogni 2 o 3 mesi per stimolare la produzione degli acquarelli. È nato anche per un altro motivo il gruppo. Parlo di 10 anni fa, vedevo i gruppi, guarda come sono bravo, guarda come sono bravo, guarda come... Mostrare che io sono brava non mi importa niente. Allora ho detto, adesso faccio un gruppo per tutti, anche per chi non è bravo, anche per chi ha iniziato. Ma la filosofia non è guarda come sono bravo, ok? La filosofia è posso aiutarti? Posso darti una mano a capire questo, a usare quest'altro materiale, a migliorare in questo o quell'altro, per liberarti, perché poi tutto questo è la filosofia della crescita personale. A me interessa come tu, persona, puoi migliorare te stesso e poi il tuo acquarello. Però la prima cosa che migliori attraverso l'acquarello sei tu. Perché posso dirlo? Perché l'ho vissuto. Io ho il mindset giusto. Perché ce l'ho? Perché ho fatto tutti sti casini con l'acquarello. Ho fatto 1000 fogli che ho buttato.
1001, fantastico, ok, ma 1000 buttati. Ti sei messa su un cammino e cammini per il miglioramento di te stessa o stesso. D'arte, almeno io oggi qui non posso vivere. Cosa devo fare? Devo andare a lavorare in un'amministrazione dove gestisco dei lavori per tedeschi, guarda caso, per aiutare loro a gestire le loro ville in tutto quello che è la manutenzione della loro abitazione. Questo lo faccio per pagarmi le bollette. Finito quello, prima mi devo riprendere. Faccio le mie passeggiate, mi dedico alle review di acquarelli che delle persone mi mandano via Messenger. Nella fusione guidata non hai alcuna sicurezza. Lasciamo all'acqua e al colore quello che vogliono fare sulla carta e noi seguiamo con fiducia. Qui la parola chiave è trust the process. Dunque, quando facciamo la fusione, cos'è che c'è? C'è l'acqua. Quest'acqua cosa fa? Si sposa con il pigmento. Questo cammina sul foglio. Non ci sono errori. Non c'è un errore mentre dipingi con l'acqua. Ci sono solo meraviglie. Però in quel processo prima ci devi credere. Se non ci credi, si riflette nell'acquarello, perché non hai la fiducia, primo, nella fusione, che poi vuol dire che non hai neanche in te stesso. La persona che approccia la tecnica vuole fare l'acquarello carino. Io voglio l'acquarello vibrante, vitale, dove si vede che l'acqua ha fatto il suo lavoro. Quindi noi con l'acqua e il pigmento raggiungiamo degli acquarelli che non sono più ripetibili da nessuno. Qui vedi la fusione completa di due ulivi. Il colore è dato dal colore esterno del marrone, anche del blu che non c'entra niente con l'ulivo, però essendo il mio colore preferito l'ho messo. Però gran parte in tutto il tronco, anzi sono 2 tronchi, è dipinto in negativo con intorno tutta la fusione. Il tuo acquarello che vedi è il tuo specchio, ti guarda e ti fa vedere il tuo difetto. Non ho marito, non ho figli, ho un unico familiare, si chiama acquarello. Quindi il fine settimana lo dedico all'arte, al dipingere con l'acqua, faccio video lunghi. Il mio canale YouTube adesso è mega attivo. Il canale si chiama Acquarello Adriana Bugino. Chi è Acquarello? Acquarello è Adriana Bugino. Facile. Faccio delle lezioni proprio con questa tecnica, step by step, dalla fusione alle finiture. Dobbiamo fare un piccolo schizzo del nostro soggetto. Quindi pianificheremo i spazi che vogliamo lasciare vuoti, che io chiamo negativo, gli spazi che vogliamo lasciare in positivo, vuol dire col colore dentro, gli spazi dove vogliamo fare la fusione guidata. Interiorizzato il nostro schizzo, può nascere questo tipo di lavoro dove abbiamo tutta la fusione, i vuoti funzionali che prendono forma man mano che tu credi al processo e nascono questi paesaggi tutti integrati. L'insieme dell'atmosfera si chiama fusione guidata, le finiture invece esaltano il soggetto, fanno vedere a te quello che l'acqua e il colore hanno voluto creare attraverso di te. Io voglio trasmettere a tutti, a un pubblico più ampio possibile. È il mio obiettivo per la pensione.